Buongiorno amici, oggi un altro giretto qui nelle terre del Piemonte. Andremo a visitare un paio di laghetti glaciali un po' interessanti, sconoscevo la loro presenza, la loro esistenza, mi hanno incuriosito i nomi, specialmente di uno, e vado a vederli. Oggi ovviamente sarò in compagnia della mitica Carolina che vedete lì alle mie spalle e per la prima volta in assoluto non sarò da solo, in quanto mi porto dietro anche quello scricciola. Quindi oggi mi farà compagnia anche la figliuola, la Ginevra. Bene ragazzi, se siete curiosi di quali laghi sto parlando, seguitemi dopo la sigla. Ah, dimenticavo, ho notato che molti di voi guardano i miei video ma non sono ancora iscritti al mio canale, e allora fatelo, iscrivetevi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che vedete qua sotto. Ragazzi, ci vediamo dopo la sigla, ciao! Siamo partiti per la nostra avventura, arriveremo a destinazione in 3 ore circa, la giornata è bellissima, un po' di traffico all'inizio qui c'è ma nessun problema, noi andiamo tranquilli e andiamo a visitare questi 2 laghetti che anche voi poi, se continuate il video, vedrete di quali laghetti si tratta. In questo momento ci troviamo sull'autostrada Torino-Milano per raggiungere poi la località designata. Ovviamente non faremo tutta autostrada, ho preferito fare un tratto di autostrada e poi tutta strada statale provinciale per dividere il tipo di viaggio, così non stavo a guidare tanto tempo sulla provinciale e arrivare tardi ai laghi. Allora, cosa è successo poco fa? Me ne sono accorto per fortuna in tempo. Avevo smontato in precedenza la GoPro e l'avevo rimontata, però non avevo rimesso a posto le immagini, e quindi le immagini che avete visto prima inquadravano esclusivamente tutta la parte anteriore della moto. Adesso l'ho sistemata, quindi adesso si vede sia la parte anteriore della moto, quindi tutto il cruscotto, e anche la strada. Meno male che me ne sono accorto, meno male. E comunque siamo sempre sull'autostrada Torino-Milano, siamo usciti a Carisio e da qui prenderemo le strade provinciali per arrivare a destinazione. Vi anticipo soltanto che passeremo il lago d'Orta, stiamo attraversando la zona delle risaie, questi qua sono tutti terrazzamenti con il riso, e quello che vedete qui davanti a voi, questa specie di cappello con della rete, questo qua, mi sono fermato a leggere cosa fosse, non l'avevo mai visto in vita mia, e c'è scritto che è una rete insetticida che non va toccata, non deve andare a contatto con la pelle perché è molto irritante. Evidentemente queste reti servono appunto per catturare gli insetti, visto che nella zona delle risaie di insetti ce n'è veramente tanti. Quello è il castello di Rovasenda. Considerate che Rovasenda fa parte della terra dei 7 castelli. Questa invece è la periferia di Gattinara. Anche a Gattinara c'è il castello, se riesco a farvelo vedere è quello lì, si vede, c'è la bandiera tricolore giù in cima, su in cima. Anche Gattinara fa parte della terra dei 7 castelli. In questo momento siamo a Borgo Manero e da qui partiamo poi per andare su verso il lago d'Orta, che lo costeggeremo fino ad arrivare ad Omegna. Adesso siamo a Gozzano, Comune Europeo dello Sport 2020. Siamo arrivati anche al lago d'Orta, adesso lo costeggeremo
fino su in cima, eccolo lì, bellissimo. Se vi ricordate, ero venuto in questo lago l'anno scorso, dove ho pernottato in un campeggio poco più avanti. Abbiamo lasciato Omegna e ci dirigiamo verso la strada del Sempione. Questa è l'autostrada dei Trafori, che poi più avanti diventa strada del Sempione. Ecco la nostra uscita, Villa d'Ossola, quindi lasciamo la strada statale 33 del Sempione per uscire qui a Villa d'Ossola, da dove inizieremo la salita verso il laghetto. Abbiamo iniziato la salita, mancano all'arrivo circa 20 km, noi andiamo fin su. La strada è abbastanza stretta, come potete ben vedere. Qualche ciclista, ci facciamo sentire, eccolo qua, la macchina che scende a tutto gas. Comunque il paesaggio è bellissimo. Questi paesini che si trovano in questa valle hanno mantenuto ancora, diciamo, le caratteristiche di un tempo, le caratteristiche di una volta. Beh sì, effettivamente non c'è nessuno, sono da solo. Ho incontrato soltanto qualche macchina o qualche trattore locale, poi niente, nessuno. E continuiamo la nostra ascesa verso il laghetto. La strada comincia a essere la classica strada di montagna, dove si passa veramente a stento. Qua ci sono i tornanti. E ci siamo, dai, stiamo salendo su. La strada, diciamo, come paesaggio è bella. 5 km all'arrivo. Minchia, non mi fa passare. Strada stretta, tornanti stretti. Mia figlia dice che il lago deve essere stupendo, speriamo che sia stupendo. Il paesaggio è stupendo, guardate la valle, è bellissima. E andiamo, sì, proprio in cima, Ginevra, andiamo fino in cima. Adesso abbiamo tanti tornanti, uno più stretto dell'altro. Che paesino bellissimo, tutto in pietra, dal tetto ai muri, tutto in pietra, è veramente bello. Eccoci, stiamo per arrivare, 200 metri e arriviamo, e siamo arrivati al bacino Alpe Lago dei Cavalli, e siamo arrivati. Nella conca di un antichissimo lago glaciale di montagna del Piemonte si può ammirare oggi il bellissimo lago dei Cavalli. L'antico lago scomparve a causa dell'erosione del cordone morenico che ne costituiva l'argine naturale, diventando così una pianura verde in parte paludosa. Tra il 1922 e il 1926, nel punto in cui il torrente aveva inciso profondamente il cordone morenico, venne costruita una diga denominata Alpe Cavalli, che è la diga che voi vedete giù in fondo alle mie spalle. Secondo la tradizione, il nome Lago dei Cavalli deriva dal fatto che prima della costruzione della diga, proprio qui venivano portati a pascolare gli animali da soma, ovviamente come i cavalli, gli asini, i muli, che servivano per trasportare le merci tra le valli. Oggi ovviamente non si vedono più i cavalli, ma in compenso è possibile vedere tantissimi animali selvatici, dalle marmotte allo stambecco, all'aquila. Sono comunque animali, se si è fortunati si possono benissimo vedere. Situato in piena valle Antrona, nella zona dell'Ossola, il Lago dei Cavalli si trova a una quota di poco più di 1500 metri sul livello del mare ed è una meta imperdibile per gli escursionisti e gli amanti della
della natura che sono desiderosi di scoprire nuovi bellissimi posti nelle terre del Piemonte. Se siete tra questi, allora il Lago dei Cavalli è sicuramente una meta da segnare per le vostre prossime gite in montagna. Il suo colore è di un turchese così intenso che sembra che il cielo nelle limpide giornate estive si sia tuffato nelle sue acque. Questo colore così acceso rivela proprio l'origine glaciale di questo bacino d'acqua. La natura intorno, con le montagne e gli alberi, fa da cornice a questo piccolo angolo di paradiso nelle montagne piemontesi. Raggiungere il lago è molto facile, anche per chi non ama tanto camminare a lungo, e con la macchina si può arrivare fin quasi dove c'è la diga. Per arrivare, dicevo, basta fare l'autostrada dei Trafori, quindi poi la strada SS33 del Sempione, uscire a Villa d'Ossola, proseguire per la Valle Antrona e poi dirigersi verso Alpe Cheggio. Arrivati lì si continua per la diga Alpe dei Cavalli. Dal 2009 la Regione Piemonte ha istituito il nuovo Parco Naturale della Valle Antrona, un'area protetta di cui fanno parte diversi laghi artificiali. Il Lago dei Cavalli infatti non è il solo lago artificiale della zona, che è ricca d'acqua, e quest'acqua è stata utilizzata sin dagli inizi del Novecento per la produzione di energia idroelettrica. Il punto di appoggio per le escursioni c'è qui al Lago dei Cavalli, e il rifugio Città di Novara, che si trova giù all'Alpe Cheggio, circa 1474 metri, che è proprio all'ingresso del parco naturale. Il rifugio si trova vicino a un piccolissimo villaggio di antiche baite e fienili in serpentino, che è una pietra verde che si trova qui in zona, costruite intorno ad un seicentesco oratorio dedicato a San Bernardo. Qui in questa baita potrete alloggiare oppure semplicemente gustare i piatti tipici della Val d'Ossola, come per esempio gli gnocchi o le tagliatelle con sugo di carne all'ossolana, la polenta con il tapulon o la trippa del Sempione. Insomma, una magnifica escursione nelle montagne del Piemonte per ammirare la bellezza e la maestosità della natura e staccare finalmente un po' la spina dallo stress della vita di tutti i giorni. Un consiglio che vi posso dare quando si arriva su, specialmente negli ultimi 5-6 km, la strada è molto stretta e ricca di tornanti stretti, quindi fate bene attenzione quando salite a non incrociare altri veicoli, perché la strada permette il passaggio ad una macchina e giusto alla moto. Però vi garantisco che la visita in questo lago ne vale veramente la pena. Bene ragazzi, noi ancora ci gustiamo questo lago, facciamo una pausa pranzo e dopodiché andiamo a vedere il lago di Antrona. Allora, l'acqua è freddissima, molto fredda, ma il lago a quanto pare non so se è balneabile in questa zona, non vedo nessun cartello, quindi magari un piccolo bagnetto forse si può fare. Faccio fatica a entrare perché ci sono le pietre, io non ho le scarpe per entrare, quelle per le pietre, e poi non mi nascondo, l'acqua è abbastanza fredda, però ci provo. E allora stiamo lasciando il Lago dei Cavalli per raggiungere il prossimo lago, che è il lago di Antrona. Si trova a pochi minuti dal Lago dei Cavalli, quindi si scende di quota e arriveremo lì in un batter d'occhio. Bene, noi partiamo e ci vediamo giù al lago di Antrona. Allora, siamo qui ad Antrona, questa è la chiesa principale e adesso andiamo verso il lago di Antrona. L'asfalto per fortuna è bello, non ci sono buchi, è liscio, si sale su molto bene. Eccoci arrivati, questo è il piano di Antrona ed ecco l'insegna Lago di Antrona. Noi adesso entriamo dentro, vediamo se si può entrare. Il lago di Antrona è un bacino naturale nei pressi dell'omonimo paese in provincia del Verbano Cusio Ossola, posizionato alla quota di 1073 metri, ha una superficie di 280
1000 metri quadrati, una capienza di circa 5,5 milioni di metri cubi ed una profondità massima di 49 metri. Il 27 luglio del 1642 un'enorme frana staccatasi dalle pendici del monte Pozzuoli rovinò su tutto il pianoro sottostante, investendo anche una parte delle case dei cantoni di Grognasca e delle case, seppellendo senza alcuna possibilità di fuga 95 abitanti, sorpresi nel sonno o incapaci di sfuggire a tanta violenza. Lo sbarramento della valle chiuse la via al passaggio delle acque del Troncone, che a monte della massa franata si allargò in un lago, ora detto il lago di Antrona. Passato il primo sgomento, gli antronesi si ripresero senza aiuti esterni e, con tenacia, cercarono di sopravvivere in un paese tanto sfortunato. Alcuni, ridotti in povertà dalla crisi che seguì, emigrarono in altre regioni. Dal 1926 il lago è utilizzato come riserva per la sottostante centrale di Rovesca. Il lago presenta un percorso ad anello che è stato completato nel 2013, che lo circonda per tutta la sua estensione, caratterizzato da ponticelli, gallerie e passerelle sospese che consentono anche l'emozionante passaggio dietro la meravigliosa cascata del Rio Sajon. Il lago di Antrona è anche balneabile, il che significa che è possibile immergersi nelle sue acque smeraldine per rinfrescarsi un po'. Il lago è il luogo ideale per escursione in giornata con la propria famiglia, oppure con i propri amici, oppure perché no anche da solo, per trascorrere qualche ora diversa dal solito tram lontano dalla frenesia della città. E soprattutto non dimenticate il costume, infatti resistere ad un'acqua tanto fresca e limpida è molto complicato. Questa è una anzi l'unica galleria che si trova durante il percorso per girare attorno al lago, e più avanti poi ci sarà la passerella che passerà sotto la cascata. Beh, effettivamente fare la passeggiata attorno al lago è veramente meraviglioso, una zona unica nel suo genere, e non è facile trovare dei laghi come questo, belli limpidi, dove si può fare anche il bagno, e pieno di spiaggette, perché comunque dalla passeggiata si dipartono dei sentieri che scendono fin giù alle spiaggette, dove chiunque può fare il bagno tranquillamente. Comunque credo che il lago di Antrona merita veramente una visita, ma non come abbiamo fatto noi, soltanto un mordi e fuggi, ma passare veramente una bella giornata qui in compagnia di amici o familiari. Eccola qua c'è una prima passerella, guardate qua questa insenatura, questo verde smeraldo stupendo, merita veramente la visita, merita veramente la passeggiata. Allora noi adesso passiamo dove c'è la cascata, ecco qui, è veramente bello, guardate che spettacolo, guardatevi che spettacolo, è forte il rumore dell'acqua, spero che riuscite a sentirmi, è veramente uno spettacolo unico, molto bello. Mentre dall'altra parte c'è questa bellissima insenatura verde e in fondo tutto il resto del lago. Allora siamo arrivati anche alla passerella della cascata del Sajon, che è questa qui, arriva su in cima, si vede poco. Non riesco a beccarlo. E abbiamo lasciato anche il lago di Antrona e adesso ci dirigiamo verso casa. Sono le 4:15 e visto che la strada è lunga, circa 250 km, onde evitare di arrivare tardi, molto probabilmente sceglierò di fare tutta l'autostrada per il rientro a casa. Comunque devo dire che la visita ai due laghi è stata bellissima, meritava
la visita, sono ben contento. Se dovessi ritornare sicuramente cercherò di dedicare più tempo soprattutto al lago di Antrona, perché essendo balneabile stare lì a rilassarsi è la cosa migliore secondo me. Comunque noi adesso scendiamo verso l'autostrada e poi andiamo a casa e ci vediamo quando arriviamo per i saluti finali. Ciao ragazzi! E siamo arrivati a casa proprio in questo momento, sono le 8:30, abbiamo fatto poco più di 550 km in un giorno, abbiamo visto sia il lago dei Cavalli, o meglio Bacino Alpe dei Cavalli, sempre in Val Antrona, e poi il lago di Antrona dove è balneabile, veramente bello sia l'uno che l'altro. Consiglio vivamente di fare questo giretto, anche se a mio avviso è una località da stare lì a lungo, rilassarsi, prendere il sole, farsi un bel bagno, soprattutto il lago di Antrona che è balneabile ed è attrezzato anche per fare il bagno, addirittura si riesce a nuotare in mezzo alle carpe, le carpe non hanno paura, è una cosa assurda, bellissima. Siamo un po' stanchi, c'è qua la piccolina, la figliuola, eccola qua, guardate, che anche lei è stanchina e va bene. Mi hai fatto camminare in salita. L'ho fatta camminare in salita, sì, perché il lago di Antrona, il perimetro, ci sono salite e discese, comunque va bene. Bene ragazzi, a questo punto io non faccio altro che rinnovarvi il mio invito a iscrivervi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che vedete qua sotto. Se questo video, se questa esperienza vi è piaciuta, mettete un like. E come dicevo prima, ho visto tante persone che guardano i miei video, ma pochi di voi si sono iscritti, quindi ragazzi aiutatemi a realizzare, a far crescere questo mio progetto. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.